Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. La domanda a cui rispondiamo oggi è: che sorpresa mi sta preparando il destino? Ho preparato tre varianti, la prima con il bracciale un po' alla schiava dorato, la seconda con la coccinella, la terza variante con il forziere. Bene, partiamo subito con la prima variante, bracciale dorato. Per chi ha scelto la variante del bracciale dorato. Fate oracoli del cuore, perché ho scelto la variante del bracciale dorato. Tarocchi delle fate, perché ho scelto la variante col bracciale dorato. Che sorpresa mi attende? Che sorpresa li attende? Che sorpresa li attende? Che sorpresa li attende? Allora, tarocchi delle fate, eccolo qua. Ora mettiamo l'oracolo dei sogni. Così. Ok, e ci mettiamo tarocchi classici. Allora, tarocchi classici, mettiamo tre carte. Che sorpresa attende alle persone che hanno scelto la variante del bracciale dorato? Che sorpresa li attende? Quindi mettiamo le carte qui, una qui e un'altra qui. Allora, vediamo di avere indicazioni e di leggere quello che gli spiriti hanno da dirvi su quale sorpresa vi attende. Allora, andiamo a vedere l'oracolo dello sciamano. Il cerchio. Il cerchio vi parla del fatto che siamo tutti uno, siamo tutti interconnessi, che ogni nostra azione ha una ricaduta su tutti i nostri aspetti, su tutti gli aspetti della nostra vita.
Il cerchio ci invita a danzare con la vita, di continuare a danzare, di continuare ad avere fede, di continuare a essere per manifestare sempre di più i nostri potenziali. Quindi è proprio un invito a non smettere di danzare, di stare nel flusso, nel ciclo della vita, perché siamo tutti interconnessi. Tutto si rinnova, tutto si rigenera e quindi è proprio un invito a non mollare, a continuare a danzare. Bene, quindi come monito ci mettiamo il cerchio e ci dice continuate a danzare. Ogni vostra azione, ogni vostro pensiero, ogni vostro gesto ha una valenza molto importante per l'umanità intera. Bene. Ora vediamo cosa hanno da dirci le fate. Fai pratica. Esercitandoti tutti i giorni puoi affinare le tue capacità e le tue doti aumentando la fiducia in te stesso. Quindi qua mi viene da dire che qualsiasi cosa voi stiate facendo, non perdete la speranza in ciò che state facendo, non perdete la speranza in ciò che sentite di essere e di manifestare. Continuate a fare pratica con tutto ciò che vi sta a cuore, fosse un hobby, fosse l'investimento su qualcosa, fosse l'investimento in una relazione, in un lavoro, qualsiasi cosa, continuate a danzare, continuate a fare pratica, perché nei regni invisibili sta accadendo molto più di quanto voi possiate immaginare rispetto al fatto che voi danzate con la vita. Continuate dunque a esercitarvi. E già mi sembrano dei messaggi molto importanti, perché è come se vi stanno facendo affinare tutte le vostre tecniche per manifestarvi nel modo più magnifico che voi possiate pensare. Quindi continuate ad esercitarvi in tutto ciò che state facendo. Ogni vostro passo sta influendo su tutti gli aspetti della vostra vita e anche su quelli di altre persone in modo benevolo. Quindi continuate in questo modo. L'oracolo dei sogni. La carta numero 9 dell'oracolo dei sogni vi parla di allegria in famiglia ed è anche dei cambiamenti radicali. Cioè vi stanno per arrivare dei cambiamenti radicali, dei nuovi amori anche, perché avete proprio un desiderio di serenità, di appagamento totale. Guardate come è evocativa questa carta. Ci sono tutte queste persone che stanno in famiglia e godono dell'abbondanza, quindi vi stanno dicendo esattamente continuate a fare pratica, a esercitarvi, a continuare a investire su ciò che state facendo, tutto è interconnesso, tutto e ogni vostro minimo gesto o pensiero ha un impatto su un qualcosa di molto più grande che voi non ve ne rendete conto. Quindi continuate a essere quello che siete e quello che state facendo perché la vita vi sta riservando una grande abbondanza che può anche essere sotto forma di nuovi amori, anche si tratta di cambiamenti radicali, quello di cui parla questa carta. Quindi continuate a fare pratica su voi stessi perché state mettendo in scena per mettere in scena il meglio di voi. Ora, vediamo cosa ci dicono i tarocchi delle fate. 7 d'autunno, che corrisponde alle 7 di denari dei tarocchi, e vi dice, vi esorta come tutte le altre carte, perché poi le carte parlano sempre, vanno in risonanza, no? E ti dicono sii paziente, non preoccuparti, prenditi un momento per riposare e per pianificare i passi successivi, un cauto investimento di tempo e di denaro. Cioè il 7 di denari indica proprio che voi state mettendo lo spirito, ovvero la vostra idea, nella materia e siate pazienti perché tutto quello su cui avete investito e state facendo pratica darà i suoi frutti molto, molto a breve, scusate le parole. Però sono tutte in risonanza, cioè gli spiriti vi stanno dicendo continuate a fare pratica, continuate a investire, tutto è interconnesso, l'universo ha ascoltato già le vostre preghiere e vi sta per arrivare l'abbondanza. L'abbondanza. Il 7 d'autunno vi invita a sperimentare la pazienza, godendo di quelle gioie quotidiane che sono il preludio della vostra grande gioia. Ok? Quindi è proprio un'esortazione ad avere pazienza perché tutto ciò che avete seminato col 7 di denari raccoglierete, anche più di quello che voi possiate pensare. Veramente bello.
Gli angeli del cuore cosa ci dicono? Lascia andare il tuo ex. Oh, è tempo di ripulire la tua energia. Questa carta è molto interessante perché rispetto a tutto questo che abbiamo detto fino adesso, si tratta di lasciare andare gli attaccamenti del passato che probabilmente vi hanno impedito fino a questo momento di non avere l'energia pulita per prepararvi a questo nuovo processo che sta arrivando dentro di voi. Quindi non è necessariamente lascia andare il tuo ex, ma lascia andare l'energia tossica che ti ha legato a quella persona. Anche se voi state ancora con quella persona, va benissimo, ma per fare in modo che non si ripetano più gli schemi negativi del passato, dell'attaccamento e del bisogno, è necessario ripulire la propria energia per costruire una nuova fase anche con la stessa persona. Quindi per fare in modo che la vostra storia diventi, se è già in atto, diventi proprio, si rinnovi e dia i suoi frutti e dia proprio i suoi frutti. Quindi siate pazienti, ripulite la vostra energia, potete farlo attraverso anche degli intenti, attraverso accendendo una candela la sera prima di andare a letto e lasciatela bruciare. Scrivete su un foglio di carta: io decreto di lasciare andare le energie tossiche che hanno inficiato la mia persona fino a questo momento. Quindi scrivete questo bigliettino, bruciatelo alla fiamma della candela, lasciatelo cadere in un vasetto anche di ceramica a fianco e lasciate che la candela bruci tutta la notte. In questo modo voi ripulite la vostra energia. Quindi ecco perché bisogna avere pazienza, perché voi state ripulendo totalmente la vostra energia perché si manifesti l'abbondanza. Ok? Quindi sono molto chiare le carte. Ora vediamo i tarocchi. Ho appunto l'otto di coppe significa la necessità di abbandonare una situazione che vi ha creato del dolore o che comunque non vi ha più soddisfatto a livello emotivo. Sono sempre risonanza le carte, quindi abbiate fede in ciò che vi sta accadendo, in ciò che ancora non vedete nei regni invisibili. Questo sta accadendo per fare in modo che voi ripuliate la vostra energia e abbandoniate una situazione che non vi ha più appagato a livello emotivo. Oh, ragazzi, qua abbiamo un bel re di coppe, lasciando andare questa situazione, questo attaccamento energetico nei confronti di qualcuno. Ci può essere sia un rinnovamento a livello energetico con la stessa persona, lasciando andare l'attaccamento che avete nei suoi confronti, oppure proprio un nuovo amore. Il re di coppe quando compare significa che esiste, sta per arrivare nella vostra vita una persona, grazie a questa pulizia energetica che state facendo e continuando a investire, facendo pratica su di voi e in tutto quello in cui credete, arriverà una persona, chiarissimo qui il re di coppe, pronta, matura a offrirvi la sua coppa, matura, stabile, un amore sincero, affettuoso, appassionato, tutte le caratteristiche connotati per essere una persona di fiducia, ma solo abbandonando questo vostro attaccamento, l'energia vecchia, ok? Benissimo, ok, quindi re di coppe, papessa. Quindi questi vi suggeriscono proprio di essere, queste siete voi, se siete uomini ribaltate. L'energia della papessa, che energia è? L'energia della papessa è un'energia intuitiva, un'energia che la donna, colei, che attraverso lo studio, vedete qui ha un libro in mano, no? Attraverso lo studio e la conoscenza apre i canali dell'intuizione, qui abbiamo tutto blu, colore dello spirito, quindi attraverso la conoscenza, attraverso la pazienza che dovete sperimentare in questo momento, attraverso il vostro studio interiore e anche attraverso libri, autoconoscenza, lavoro su se stessi,
voi sperimenterete l'intuizione giusta per far arrivare a livello proprio di legge d'attrazione, perché la papessa è colei che lavora all'interno per attrarre ciò che desidera. E guardate come questo re di coppe guarda la papessa. Cioè, la papessa guarda proprio il re di coppe attraverso il lavoro che sta facendo su se stessa, la papessa, no? In questa danza dei colori della vita, lei sta ripulendo se stessa, sta lavando tutto ciò che non serve più dei vecchi attaccamenti per attrarre la grande coppa dell'amore. Quindi il messaggio è molto chiaro, molto positivo. Il lavoro interiore che state facendo adesso, la pazienza che state mettendo in questo, facendo pratica con tutto ciò che vi risuona di più, anche a livello artistico, perché l'arte richiama l'intuizione, no? E fa spostare il mentale, la parte mentale, su ciò che è pratico e su ciò che ci dà emozione ed eccitazione. Voi state lavorando su voi stessi in modo tale da attrarre un amore, un'abbondanza piena ed appagante. Quindi sono molto chiare queste carte, ragazzi. E io non posso che augurarvi quindi di continuare a fare questo lavoro energetico di pulizia, perché tutto ciò che non ci sta bene emotivamente deve essere, gli attaccamenti sono soprattutto, ragazzi, gli attaccamenti per il bisogno di essere amati a tutti i costi, quando cerchiamo all'esterno una persona che ci ami a tutti i costi, quando siamo noi i primi a dover prenderci cura di noi facendo tutto ciò che ci piace. Perché voglio ricordarvi una cosa, l'uomo si innamora del sogno della donna. Se la donna non ha un sogno per se stessa, l'uomo non riesce ad essere il suo bastone, quindi scappano. Quindi un mio consiglio è proprio questo, che la donna alimenti il proprio sogno di indipendenza, che la donna alimenti il suo sogno, qualsiasi sogno sia, perché solo in questo modo l'uomo viene attratto dal sogno della donna e non dal bisogno che ha la donna. Solo in questo modo la donna che non ha più bisogno dell'uomo può condividere insieme all'uomo la sua interezza, la sua integrità. Ok? E quindi il messaggio di questa stesa ci viene a dire proprio questo: lavorate su voi stesse perché vi sta per arrivare un grande amore. Continuate a fare quello che state facendo, fate pratica in tutto ciò che state facendo, non portate la mente a fare a sviarvi dal vostro lavoro interiore, da quello che state facendo, dalla vostra creatività, perché grazie a questo lavoro voi state facendo pulizia interiore e vi state preparando all'arrivo di un grande amore stabile, duraturo, sincero, fedele. È questo che sta facendo. Poi anche il simbolo che avete scelto, questo bracciale, no? Questo bracciale mi ricorda un po', ha un po' una simbologia atavica, no? I romani, greci, romani, e comunque sia quella... Mi ricorda molto la donna che si prende cura di se stessa. Mi ricorda molto la donna nel suo potere. Sapete quando si mette sull'avambraccio? La donna si cura nel suo potere, il fascino della donna che si cura nel suo potere. E quindi io sono al di là di chiunque altro e quindi l'altro si innamora del mio sogno perché io sono a prescindere da lui. Quindi riprendetevi il vostro potere perché la vostra sorpresa più grande sarà quella di un amore stabile e duraturo, perché voi non avete più bisogno di nessuno, avete eliminato l'energia tossica del bisogno che vi portate sicuramente avanti, ma succede a tutti, dall'infanzia o dalle vite passate. Andando a curare noi le ferite dell'abbandono, le ferite del rifiuto, noi possiamo lasciare tutte quelle energie tossiche che non ci riguardano più e scrivere una meravigliosa storia, la nuova meravigliosa storia della nostra vita. Bene, ragazzi, io spero di esservi stata utile, che la stesa vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta mettete un like e iscrivetevi al canale se vi fa piacere per rimanere sempre aggiornati. Adesso passiamo alla seconda variante.
Seconda variante, la coccinella rossa. Prendiamo subito l'oracolo dello sciamano. Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la coccinella rossa? Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la coccinella rossa? Ecco qui. Tarocchi delle fate. Qui. Oracoli delle fate. Oracoli delle fate. Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la seconda variante coccinella rossa? Questa la mettiamo qui così. Ora, oracolo dei sogni. Quale sorpresa, scusate, attende le persone che hanno scelto la variante coccinella rossa? Qui. Angeli del cuore. Ecco qui. Mettiamo qui. Ok, prendiamo 3 arcani dei tarocchi. Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante coccinella rossa? Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante coccinella rossa? 1, 2, 3. Allora, vediamo lo sciamano cosa ci dice. L'acqua, oh, allora, quando compare questo simbolo dell'acqua,
E lo sciamano vi sta invitando a guardare il flusso degli eventi, vi sta invitando a guardare a una rigenerazione totalmente nuova, perché l'acqua rigenera, l'acqua è tutto ciò che è in contatto con le vostre emozioni. Le vostre emozioni si stanno rigenerando per farvi attraversare quel passaggio dal vecchio sé al nuovo sé. Quindi è in atto proprio un momento di trasformazione, vi invita a seguire il flusso, lasciatevi attraversare da tutte le emozioni che state vivendo in questo momento perché sono benefiche per la nascita del vostro nuovo sé. Quindi se vi sentite gioiosi, allora gioite nel massimo della potenza. Se vi sentite tristi, quando vi sentite tristi, lasciate che quell'emozione fluisca dentro di voi senza ostacolarla, perché sta lavando vecchie ferite. Quindi tutto è funzionale a far emergere il vostro sé, quello più vero, quello più profondo. Molto bello questo messaggio. Vediamo le fate cosa ci dicono. Oracolo delle fate. Sono sempre attinenti. Dicono le fate: chi dovete perdonare? Quando lascerai scorrere via da te la rabbia e il risentimento, ti accorgerai che i tuoi desideri diverranno realtà. Qua vi stanno dicendo che è in atto un'opera di purificazione totale che vi sta portando a rilasciare le vecchie ferite, vi sta portando a rilasciare quegli attaccamenti e quel dolore che ormai non vi appartengono più e che soltanto grazie a questo processo andate incontro alla manifestazione totale del vostro nuovo e fantastico sé. Ok? Quindi è proprio un'opera di rigenerazione vi stanno facendo vivere. Molto bello, in modo tale che poi non ripeterete più quegli stessi schemi. Adesso vediamo cosa ci dicono i tarocchi delle fate. 10 d'autunno. È una carta stupenda, ragazzi, perché corrisponde al 10 di denari dei tarocchi e corrisponde proprio alla piena soddisfazione materiale, psichica, l'abbondanza economica e l'abbondanza anche emotiva. E vi dice: adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza finanziaria ai tuoi figli e ai tuoi cari. Investimenti oculati o piani per la pensione. Rispetta le tradizioni di famiglia. Qui vedete che sono tutti in armonia. Sono carte bellissime queste di Doreen Virtue. Sono tutti in armonia, quindi le carte sono perfettamente attinenti. Voi state facendo un lavoro di pulizia delle vostre vecchie emozioni, lasciando andare vecchi schemi ripetitivi per raggiungere la massima soddisfazione materiale, quindi dal punto di vista anche finanziario, ma non solo, perché il 10 d'autunno, come il 10 di denari, corrisponde alla piena manifestazione nella realtà concreta dei vostri più grandi desideri e quindi un appagamento dal punto di vista psicofisico. Bellissimo, a questo state andando incontro. Questa è la vostra grande sorpresa, ma vediamo gli angeli del cuore. Fai attenzione alle bandiere rosse. Ci sono segnali che ti mettono in guardia. Questa carta è molto attinente a tutte le carte perché ti dicono in questo processo di pulizia, di trasformazione, dovete fare attenzione alle sincronicità, ai segni che si presentano sul vostro cammino, perché sono segni del divino che vi sta intimando di seguire una determinata strada piuttosto che l'altra, ma soprattutto di fidarvi del processo di trasformazione. Anche se non vedete subito i risultati, state sicuri, la vostra sorpresa è quella che si manifesterà un 10 d'autunno pieno, cioè 10 di denari, una soddisfazione psicofisica a tutto tondo. Quindi fate attenzione alle bandiere rosse, siate presenti a voi stessi in modo tale da cogliere i segni che ci sono ovunque, in modo tale da distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato per voi e seguire la strada che è più attinente al vostro cuore. Ok, un'ulteriore indicazione, vediamo l'oracolo dei sogni. Oh, allora, questa è una carta stupenda, è la carta delle costruzioni e dice proprio che qui ci sono delle idee innovative che vi stanno arrivando, attività proficue e anche questa carta parla di un amore rinnovato, un amore anche di matrimonio a volte parla questa carta, Quindi è proprio la scusate,
è la soddisfazione che abbiamo, guardate quanto è bella, è la soddisfazione che abbiamo dopo che si è avuto un rinnovamento. Vedete, qui viene destrutturata la figura per essere ricomposta. Le mille sfumature della realtà che danno vita a qualcosa di meraviglioso. Quindi, allora, l'oracolo dei sogni vi sta dicendo che tenete fede a questo processo di pulizia interiore, lasciate andare i vecchi costrutti, le vecchie aspettative, gli attaccamenti, lasciate andare, abbiate fiducia, fate attenzione ai segni, alle sincronicità sul vostro cammino, perché la vostra sorpresa è che state per manifestare delle nuove e straordinarie avventure, ma non avventure che vi portano fugaci, ma avventure relative a un 10 d'autunno, attenzione, che sono il consolidamento di qualcosa di importante su cui voi avete investito tanto. Ok? Può anche essere un matrimonio, una proposta di matrimonio, un nuovo amore. Le carte sono molto in linea. Ora vediamo i tarocchi cosa ci dicono. Ok, 7 di spade, 2 di spade. Oh, allora, questa è una sequenza perfetta. Allora, in passato probabilmente siete sfuggiti da qualcosa che vi ha fatto del male o da qualcosa che non volevate ammettere. Questa cosa la condizione del vostro passato nel presente vi ha creato un blocco che vi ha fatto chiudere in voi stessi. Ora, quindi siete proprio scappati da qualcosa che vi ha comunque generato all'interno di voi un blocco mentale. Ora le carte vi stanno dicendo con questo bellissimo 6 di denari che tutto il processo che sta avvenendo dentro di voi serve a non scappare più, ma a tenere l'attenzione focalizzata su quello che vi sta accadendo per riportare il giusto equilibrio tra il dare e l'avere, tra il dare e ricevere. Cioè, questa stesura vale per tutti gli ambiti, ambito amoroso, lavorativo, interpersonale. Quindi vi stanno dicendo che se nel momento presente avete sperimentato un blocco, abbiate fiducia, non scappate come avete fatto in passato, siate presenti a voi stessi perché il divino sta riportando tutto in equilibrio. Magari avete avuto delle condizioni dove avete dato più di quello che avete ricevuto o viceversa. Beh, sappiate che il divino sta lavorando insieme a voi per riportare l'equilibrio e per darvi un bellissimo nuovo inizio. Vedete? Quindi state certi che tutto ciò che avete vissuto di più doloroso, comunque sia di difficile, è passato. Anche il simbolo che avete scelto, la coccinella rossa, ci parla di fortuna. Fortuna proprio nel senso che arriverà dall'alto questa fortuna ed è già in atto, ragazzi, perché tutto ciò che si manifesta poi sul piano fisico è qualcosa che si è già manifestato sul piano energetico, nei mondi sottili, nei mondi nascosti. Quindi la coccinella vi dice abbiate fede perché la fortuna è con voi, gli spiriti, le guide sono con voi. Quindi la vostra sorpresa è proprio quella che da un momento all'altro vi arriverà qualcosa di straordinario che vi porterà a un nuovo inizio concreto, stabile e solido. Non vi attaccherete più al passato, ai vecchi schemi, perché l'acqua sta rigenerando tutta la vostra vita e non vi sentirete più bloccati, non scapperete più dalla situazione perché tutto verrà riportato in equilibrio. La vostra sorpresa è non vi aspettate nemmeno voi che cosa vi sta accadendo. Quindi abbiate fede, perché la fede è la strada del più grande successo. Le carte parlano chiaro. Bene ragazzi, spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto il video mettete un like. Se vi fa piacere seguite il mio canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie. Terza variante, lo scrigno colorato.
Ok, vediamo cosa vi riserva il destino. Vediamo quale sorpresa per la variante dello scrigno colorato ha in serbo il destino. Allora, quale sorpresa vi attende? Quale sorpresa vi attende per le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Quale sorpresa vi attende? Vediamo quale sorpresa vi attende. Chiediamo alle fate quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno. Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Oracolo dei sogni. Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Ok, tarocchi. Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Ok, caduta. Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Caduta pure questa, va bene. Quale sorpresa attende le persone che hanno scelto la variante con lo scrigno? Questa la prendiamo noi. Ok, questa si è girata da sola, la leggiamo dopo. Allora, vediamo cosa ci dice lo sciamano per la prima indicazione. Il tuono. Oh.
Allora, quando compare questa carta, proprio come il tuono, significa che grandi cambiamenti improvvisi e importanti stanno per arrivare nella vostra vita. Su questa carta proprio non ci sono altre interpretazioni. È proprio come una mandria di bisonti che arriva e voi non potete fermarne la corsa. Quindi questa carta vi spinge a essere flessibili, a surfare qualsiasi situazione perché quello che vi sta arrivando è proprio ciò che avete chiesto a livello energetico e non vedete l'ora di manifestare. Anche se potete, come il tuono, no? Anche quando il tuono arriva può mettere sgomento o spavento, beh, vi dice che è il suono che preannuncia un cambiamento completamente stravolgente. Quindi qua vedete ci sono i bisonti e quindi questo cambiamento è voluto dall'alto, è voluto dal destino, è voluto dalla vostra anima, in accordo con il vostro destino. Quindi preparatevi, fatevi trovare pronti. Questa carta vi dice fatevi trovare pronti. Quindi abbiate fede che tutto ciò che si sta per manifestare all'improvviso avrà ciò che è destinato ad essere, ossia il più grande cambiamento che probabilmente avete mai sperimentato. Questa carta è molto forte, ragazzi, e quindi siate nel vostro pieno potere per affrontare qualsiasi cosa, perché qualcosa di meraviglioso sta entrando. Ok? Adesso diamo ulteriori indicazioni dalle fate. Una nuova casa. Cambiare casa è un passo nella direzione giusta. Questa carta non parla soltanto della nuova casa, ma di una nuova vita. Una nuova vita, qualcosa che è stabilito proprio dall'alto. Anche i fiori ce lo rimandano, questo colore blu tendente anche all'indaco, è proprio un volere divino che sta manifestando nella vostra vita un cambiamento di rotta. E quindi questa carta parla non solo a livello pratico, è possibile che dobbiate andare in una nuova casa, un trasloco, ma proprio tutto ciò che riguarda ciò che vi è più vicino cambierà radicalmente. Quindi questa carta è un'esortazione a prepararsi al meglio che sta per arrivare. Ok? Vediamo le nostre fate nei tarocchi. Ah, beh, ragazze, sono tutte carte velocissime. Il carro. Il carro parla proprio del... è un arcano maggiore, tra l'altro. Raggiungi il successo grazie alla tua dedizione e alla disciplina. È il momento di festeggiare i risultati. Sei al centro dell'attenzione. Quindi questa carta vi dice proprio che questi cambiamenti repentini che stanno arrivando e vi potrebbero portare uno sconvolgimento temporaneo è qualcosa di talmente veloce che vi farà talmente veloce che si manifesterà proprio come il tuono, ma vi farà, ma vi troverà vincenti, vi troverà trionfanti, trionferete nella vostra vita con questo cambiamento che sta arrivando. Quindi abbiate proprio fede perché sono tutte carte di come se voi aveste lavorato tanto per un cambiamento e finalmente è arrivato. Oh, questo è molto bello. Vediamo gli angeli del cuore cosa ci dicono. Ah, beh, luna di miele. Godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Allora, questa carta indica che potrete o sperimentare proprio una reale luna di miele con il vostro partner, con il vostro amato o con la vostra amata, e quindi che è qualcosa che avete meditato da tempo, su cui avete magari lavorato e investito tanto in un momento per ritrovarvi, avete investito tanto in questa storia, se c'è una storia in atto o se vi siete separati, questa carta indica che questo cambiamento è funzionale a farvi ritrovare e quindi questa carta indica una riappacificazione, un ritrovo dopo tanto tempo, ok? E questo ritrovarsi
sarà molto veloce. Probabilmente vi scuoterà questa cosa perché magari non ve l'aspettavate più. E invece vi dice, guardate che tutto quello su cui avete investito energeticamente anche in questo rapporto si sta per manifestare. Quindi godete pienamente di quello che sta arrivando perché è la risposta alla vostra preghiera. Molto molto bello. Vediamo l'oracolo dei sogni. Carta numero 16. E proprio sono le cascate, guardate. Questa carta sta proprio ad indicare una rigenerazione fisica e spirituale. C'è proprio una prosperità, anche una nuova famiglia, eh? Cioè, è possibile che ci sia anche questa carta indica anche la maternità. Siccome qua abbiamo la luna di miele, questa carta indica anche la maternità. Quindi magari è possibile, vale per alcune persone ma non tutte, che non vi aspettate, che magari possiate avere la maternità, possiate rimanere incinta in questo periodo o comunque sia possiate proprio vivere una condizione con il vostro partner che a livello energetico lo desideravate tanto, ma la vostra personalità può essere scossa perché è qualcosa di veramente importante. Quindi siate preparati al meglio, perché vi sta arrivando tutto ciò che avete seminato a livello energetico e anche concretamente. Quindi una prosperità che non vi aspettavate più. Quindi sono molto veloci e molto dinamiche queste carte, anche molto esplosive. Quindi aspettatevi veramente la realizzazione di un vostro grande sogno, ok? Bene, adesso vediamo cosa ci dicono i tarocchi. Abbiamo un bel 2 di coppe, un 8 di coppe, un 7 di coppe. Allora, atteniamoci alla domanda: qual è la sorpresa che il destino vi sta portando? Allora, qualcosa di inaspettato, per cui voi siete pronti, per cui voi avete seminato tanto. Può riguardare una storia d'amore, una separazione che ha terminato di fare il suo corso e quindi vi riappacificate, tornate insieme, tanta prosperità e abbondanza, qualcosa che può essere sia una maternità, una nuova famiglia, delle occasioni molto fortunate che non a caso qua abbiamo un 2 di coppe, c'è proprio la riconciliazione dopo un momento di confusione, tante scelte a disposizione che vi ha fatto abbandonare sicuramente una condizione dove non vi sentivate a vostro agio, emotivamente avete lasciato una situazione che non vi faceva sentire a vostro agio perché c'era della confusione, c'era la voglia di dare la propria coppa a qualcuno, ma evidentemente ci sono stati degli intoppi, qualcosa che non ha fatto in modo che la vostra coppa potesse essere donata e quindi avete abbandonato questa situazione di disagio. Quindi ciò che vi aspetta è che il fatto che voi abbiate abbandonato la condizione di disagio porta a una coppia, porta a una riconciliazione. Quindi sono molto chiare le carte. Voi avete abbandonato una situazione di disagio che vi ha fatto stare male perché c'era della confusione. Grazie a questo momento di distacco, voi avete elaborato dentro, voi e la persona che avete in mente, la chiarezza e quindi di punto in bianco questa chiarezza viene manifestata nella realtà con un bel tuono e questo porta alla formazione di una coppia. Molto belle, molto chiare, quindi anche la simbologia della vostra scelta, dello scrigno, no? Cosa c'è dentro lo scrigno? Beh, dentro lo scrigno voi non vedete l'ora di aprire lo scrigno, anche la suggestione che ci mette uno scrigno, cosa ci sarà dentro? Beh, c'è la realizzazione di qualcosa di molto forte. Voi non sapete di trovare ancora questa cosa, ma sappiate che il destino ha in serbo per voi la soddisfazione massima e piena di qualcosa di molto grande.
Quindi sono felice di potervi dare queste notizie. Se vi è piaciuto il video mettete un like, se vi piace tenervi sempre aggiornati seguite il mio canale. Io vi ringrazio e vi saluto. Bene ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Che Dio vi benedica.